Ciao viaggiatore del mondo curioso. Benvenuto in Curiosity Facts, il canale che esplora le tendenze e i fenomeni della società contemporanea. Oggi analizzeremo un aspetto fondamentale della vita dei teenager, il loro modo di comunicare. Dai messaggi istantanei ai social network, il linguaggio e le abitudini dei più giovani si evolvono rapidamente, influenzando non solo i rapporti interpersonali ma anche la cultura digitale nel suo complesso. Ora ci troviamo in un'epoca nella quale esiste un grande divario tra nuove e vecchie generazioni, soprattutto per quanto riguarda il linguaggio utilizzato. Avete mai sentito un adolescente dire che qualcosa è cringe? Oppure che una persona si comporta come un NPC? Se non avete idea di cosa significhi, non preoccupatevi, non siete soli. Lo slang evolve a una velocità sorprendente e negli ultimi anni il linguaggio della generazione alfa, ovvero i nati dopo il 2010, si è arricchito di nuovi termini, spesso presi dal mondo digitale, poiché gran parte di questo slang a origine inglese può essere particolarmente difficile da comprendere per chi non è madrelingua. Ma quali sono le abbreviazioni e le frasi di internet che creano maggiore confusione tra gli italiani? Secondo uno studio della piattaforma Preply, che analizza le tendenze linguistiche, sono stati esaminati i volumi di ricerca su Google nell'ultimo anno, individuando quante persone cercavano spiegazioni per queste espressioni. I dati sono stati poi classificati dalla parola più cercata a quella meno cercata. Al primo posto si trova cringe, la parola slang che ha suscitato più dubbi tra gli italiani, con più di 900.000 ricerche nell'ultimo anno. Il termine deriva dall'inglese to cringe, che significa letteralmente rabbrividire. Si usa per descrivere situazioni imbarazzanti, comportamenti forzati o fuori luogo, tipo quando provi a ballare su TikTok davanti ai tuoi figli. Ma attenzione, non tutto ciò che pensiamo sia cringe lo è davvero per loro. Per esempio, se tua figlia esce vestita con jeans larghissimi e magliette anni 90 e tu pensi che sia ridicolo, in realtà sei tu a essere fuori moda. Per la Gen Alpha, cringe è tutto ciò che cerca di piacere in modo forzato. Comunque, non tutti usano cringe allo stesso modo. Per alcuni è una critica diretta, per altri è quasi un complimento ironico. Il confine tra imbarazzante e divertente è sempre più sfumato. In seconda posizione troviamo NPC, con quasi 500.000 ricerche. Nei videogiochi, gli NPC o non-player characters sono quei personaggi controllati dall'intelligenza artificiale che si muovono e parlano secondo schemi predefiniti. Insomma, sono parte dello sfondo senza reale autonomia. Oggi però il termine viene usato in modo dispregiativo per descrivere persone considerate prive di personalità, prevedibili quasi come se fossero programmate per compiere azioni scontate, come ad esempio per descrivere persone che sembrano vivere in automatico, come chi prende il caffè sempre nello stesso bar, fa il tragitto casa-lavoro senza mai cambiare strada o ascolta sempre le stesse canzoni dal 2005. Le espressioni glow up, bae e ratio completano la top 5 dei termini della generazione alpha più cercati su internet. Glow up è un termine utilizzato per indicare un cambiamento in positivo di una persona, prevalentemente a livello estetico, ma viene usato anche per indicare in generale un cambiamento in positivo. Bae, abbreviazione di Before Anyone Else. Solitamente è un termine affettuoso usato per una persona speciale come un partner romantico. Esempio, my bae. Ratio. Se qualcuno commenta un tuo post con ratio, potrebbe voler dire che il loro commento ha ricevuto più like del tuo post. In pratica è un modo per dire sei stato battuto sui social. Quindi se qualcuno dice ratio, sta proprio dicendo che hai perso una discussione online. Ovviamente lo slang della generazione alfa non finisce qui. Ecco altre parole che potresti sentire e non capire al volo. Sus è l'abbreviazione di suspicious, ovvero sospetto, qualcosa che non convince del tutto. Sigma.
Non è una marca di supermercati, ma è un termine che indica una persona indipendente e dominante, che non segue il gregge. Insomma, l'opposto di un NPC. Il Sigma è una figura molto popolare nei meme e sui social. Qualcuno che non ha bisogno di seguire le mode, fa le sue regole e va avanti per la sua strada. È praticamente l'anti-influencer. Reads. Se tuo figlio dice che qualcuno ha reads, vuol dire che ha carisma e sa conquistare le persone. Se invece ti dicono che non hai reads, forse è ora di aggiornare il tuo repertorio di battute. Reads è una parola derivata da carisma e può essere usata per indicare sia una capacità innata di flirtare, sia il modo in cui qualcuno riesce a convincere gli altri con il solo modo di parlare. Quindi la prossima volta che un adolescente dice che qualcuno ha reads, sta semplicemente dicendo che ha un certo fascino. Jat è un'esclamazione usata quando si nota qualcosa di sorprendente, spesso legata all'aspetto fisico. Deriva da God damn, ma è diventata popolare sui social come una sorta di reazione esagerata. Shippare significa sperare che due persone diventino una coppia. Un esempio riferito a due personaggi, io loro li shippo, cioè appunto spero si mettano insieme. L come lettera fatto con la mano, sta a indicare fallimento o perdita, deriva dall'inglese loser, perdente. Scialla, usato come invito nei confronti di qualcuno a rilassarsi, calmarsi o mantenere la calma. Esempio, ma sì, scialla, cioè ma sì, stai tranquillo. Questo linguaggio in continua evoluzione è una testimonianza di come la cultura digitale influenzi il modo in cui i giovani comunicano. I social, i videogiochi e le piattaforme di streaming sono i nuovi dizionari della generazione alfa. Mentre per alcuni adulti può sembrare difficile stare al passo, per i più giovani è semplicemente il loro modo naturale di esprimersi. Comunque, ora sei un passo più vicino a capire la Gen Alpha. Ora che sei aggiornato sullo slang della Gen Alpha, la prossima volta che sentirai sei un NPC potrai rispondere no, sono un Sigma con un sacco di reads. Oppure più semplicemente puoi continuare a fare il genitore e lasciare che loro parlino la loro lingua, ma almeno ora sai di cosa stanno parlando. Con questo approfondimento sulla comunicazione tra adolescenti abbiamo gettato uno sguardo su un fenomeno in continua trasformazione. E tu? Qual è la parola più assurda che hai sentito dalla generazione alfa? Scrivilo nei commenti. Iscriviti anche al canale per rimanere aggiornato sui nuovi contenuti e lascia un mi piace se hai trovato interessante questo video. Ci vediamo alla prossima analisi.